questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncio estivo che io ho deciso di chiamare Gala. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama appunto Gala ed è il filato della Stelly Yarn. Il colore che ho scelto io è il 1671, che è questo rosa lilato che trovo bellissimo, un filato, io li chiamo molto romantici questi tipi di colorazioni, e per quanto il filato abbia delle paillette più grandi rispetto ad altri filati che solitamente uso, vi posso assicurare che addosso non si sente per nulla, è morbidissimo e si lavora benissimo. Oltre a questo colore vi faccio vedere anche altri colori che ci sono a disposizione. Se amate dei colori ancora più eleganti io vi consiglio il color vinaccia, se invece volete un colore che si possa abbinare tranquillamente abbiamo questo corda con le micro paillette dorate, ma sul sito trovate anche altri colori a disposizione, solo che alcuni colori sono già terminati perché appena ve l'ho presentato è andato a ruba questo filato. Non vi preoccupate perché comunque entro fine mese, massimo inizi di giugno, tornerà nuovamente disponibile, anche perché voglio fare anche un'altra creazione sempre con questo filato. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho utilizzato 4 gomitoli lavorando con l'uncinetto il numero 5. Come sempre in descrizione vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, che vi porta quindi all'acquisto del filato, e potete scegliere il colore che volete. Per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, quindi taglia M e taglia L, potete fare naturalmente lo stessa misurazione mia, solo che nel caso delle taglie più grandi tenete presente che vi verrà più corto, quindi tenderà a salire di più il poncio. Quindi io vi suggerisco, invece di prendere 4 gomitoli, di andare a prendere 5 gomitoli e di lavorare per una taglia M rispetto al mio rettangolo, che naturalmente io vi dirò quanto l'ho lavorato lungo, fare almeno 5 se non anche 6 cm in più. Per una taglia L vi consiglio 10 cm in più, però se lo volete fare ancora più lungo, quindi che vi arrivi proprio al gomito, cioè scusatemi, al polso, come facciamo solitamente i ponci, perché volete sì che sia estivo ma volete che vi copra l'intero braccio, in quel caso taglia M, fermatevi comunque a 5 gomitoli, taglia L vi occorrono 6 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, perché è un punto che va sempre ripetuto ed è una piccola variante del punto che abbiamo usato per la maglia della settimana scorsa, e vi dico che è una variante perché cambia leggermente una cosa, e però ci permette di fare appunto sempre lo stesso giro, quindi non più 2 giri per avere l'inizio con la fine, ma un solo giro, e come potete vedere si nota di più la striscia qui di maglie basse, anche se è un solo giro che va sempre ripetuto ed è semplicissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo sia Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio estivo io ho deciso di utilizzare il filato della Stelly Yarn linea Gala, questo fantastico filato con le micro paillette. Il colore che ho scelto io è il 1671, guardate che meraviglia, ma qui abbiamo anche altri colori che sono uno più bello dell'altro, e sul sito ne trovate altri a disposizione. Ora, per quanto riguarda la realizzazione di questo poncio, noi andremo a fare un lungo rettangolo, le cui catenelle iniziali corrispondono all'altezza, quindi dalle spalle a scendere. La lunghezza invece sarà da come ci avvolge la nostra stola, quindi va dal braccio, io lo voglio fare a metà gomito, quindi parte dal gomito, mi gira intorno alle spalle e torna al gomito. Poi naturalmente vi dirò il giro quante volte l'ho ripetuto per arrivare a quella lunghezza. Ora, per quanto riguarda le catenelle da immettere, lavoreremo con l'uncinetto del numero 5. Io qui vi faccio vedere un piccolo campione e vi dico che nel mio rettangolo io ho montato 55 catenelle, perché la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 catenelle, a cui ne va aggiunta una per avere alla fine, per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Ora, montando 55 catenelle io ho un'altezza di circa 45 cm, che naturalmente una volta indossato il poncio cederà un pochettino di quegli altri 2-3 cm. Per le taglie più grandi delle mie io vi consiglio di lasciare lo stesso numero di catenelle che faccio io, a meno che naturalmente non usiate un filato diverso, quindi non andate a lavorare con un uncinetto più piccolo o più grande. In quel caso dovete vedere quanto volete che vi va lunga appunto questa poncio quando lo indossate, come avrete visto a inizio dove indosso la creazione. Per quanto riguarda la lunghezza invece io vi dirò quanto la faccio lunga, e voi potete benissimo farla come la mia, però taglia ML c'è la possibilità che comunque cioè non è la possibilità, il poncio vi verrà un po' più corto, nel senso se a me arriva al gomito a voi vi verrà un po' più su, quindi se volete comunque
comunque lungo come il mio, diciamo così, io vi consiglio, quando lo indossate, vi consiglio taglia M, di andare a mettere a fare i giri per arrivare tipo a 5-6 cm in più rispetto a quello che vi dirò io, taglia L a circa 10 cm. Poi se volete che invece vi avvolga e che vi arrivi fino al polso, a quel punto continuate a lavorare fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Quindi questo è un po' l'inizio per farvi capire appunto come andare a creare questo poncio, che in realtà è un rettangolo che poi va cucito insieme, va cucito. Ora quindi possiamo passare a lavorare il giro. È un giro solo che viene sempre ripetuto, semplicissimo. Ho scoperto questo punto da poco, in realtà l'ho scoperto in un'altra variante che ho fatto la creazione la settimana scorsa e l'ho modificato leggermente per farlo in maniera un po' diversa. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta allungata, catenella di separazione, salto la prima catenella di base e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta allungata, quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta. Quindi prendo il filo e poi esco da tutti i fili sull'uncinetto, salto una catenella e si ricomincia da capo. Quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta allungata, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta. Quindi prendo il filo e poi riprendo il filo, esco da tutti e 3 i fili sull'uncinetto e si ricomincia da capo. Facciamolo ancora insieme. Salto una catenella e vado a fare una maglia alta allungata, prendo il filo ed esco dalla catenella, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta e si ricomincia ancora un'ultima volta. Salto una catenella, entro una successiva, prendo il filo, esco dalla catenella, prendo il filo, esco da 2 catenelle che dai 2 fili che ho sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili che ho sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta e devo fare questo quindi per tutto il giro. Quindi molto semplice, una volta che avete preso mano vedete viene molto semplice. Andiamo a terminare il giro, salto la catenella, entro nell'ultima e vado a fare la mia maglia alta allungato. Quindi prendo il filo, esco dalla catenella, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto. Come sempre fate qualche catenella in più che tanto potete sempre andare a sfilare. Ci giriamo con la lavorazione, vi faccio rivedere di nuovo questo giro, come andarlo a realizzare, siccome abbiamo una base diversa. Quindi quello che faremo adesso è il giro che va sempre ripetuto. Andiamo sempre a fare 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta allungata, prendo il filo, entro tra i 2 fili, vedete che mi separano, vedete qui ho i 2 fili che mi separano la mezza maglia alta dalla fine della mia maglia alta allungata, quindi qui in questo forellino qua, e vado a fare la mia maglia alta allungata. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate, vado a fare una mezza maglia alta e si ricomincia. Prendo il filo, vado nel forellino che mi si crea tra la mezza maglia alta e la maglia alta allungata e di nuovo maglia alta allungata, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta e si ricomincia. Quindi di nuovo vado nel forellino che mi separa qui la mezza maglia alta dalla maglia alta allungata, vado a fare la mia mezza maglia alta la mia maglia alta allungata, quindi prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dai 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare una mezza maglia alta
Ripetiamo insieme, quindi vado nel forellino che si crea tra la mezza maglia alta e la maglia alta allungata, vado a fare la mia maglia alta allungata, prendo il filo e vado a fare la mia mezza maglia alta, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi di nuovo entro nel forellino, vado a fare la mezza maglia alta allungata, prendo il filo, rientro tra le due maglie alte e vado a fare la mezza maglia alta allungata. Vado a fare questo per tutto il giro, termino entrando nella quarta catenella e vado a fare la mia mezza maglia alta allungata e si ricomincia. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto fino alla lunghezza desiderata. Io naturalmente vi dirò quanto l'ho fatta lunga la mia il mio poncio, e come vi ho detto, o potete farlo come il mio o fate dei centimetri in più per quanto riguarda le taglie più grandi dalle mie. Dunque ho terminato il mio rettangolo e ho lavorato il giro fino ad ottenere una lunghezza di circa 140 centimetri, e per me va più che bene, perché sapete che non volevo trasformare questo poncio stola in una vera e propria stola, quindi che scendesse troppo sul braccio. Quindi adesso facciamo combaciare i lati più corti, vedete, e andremo a cucire dall'esterno verso l'interno, e poi vi dirò naturalmente quanti centimetri sono andata a cucire fino a lasciare lo scollo aperto. Non lascerò uno scollo troppo largo ma neanche troppo stretto, quindi come vi ho detto vi farò sapere alla fine i centimetri che sono andata a cucire. Vi ricordo inoltre che potete naturalmente continuare a farlo più lungo fino ad arrivare quindi a che vi copra attorno al braccio, quindi attorno al corpo, fino ad arrivare quindi al polso. Io invece voglio che mi arrivi qui più o meno, quindi non voglio come le altre che sia troppo lungo. Ho terminato di fare la cucitura e partendo dall'esterno verso l'interno io ho cucito per 38 centimetri. Ora, se voi avete fatto la stola lunga quanto la mia, taglia M cucite per 37 centimetri, 36 centimetri per una taglia L. Questo se inizio video, dalle foto che ho messo inizio video, vi piace lo scollo largo come l'ho fatto io. Se invece lo volete più stretto, se lo volete ancora più largo, naturalmente andate a cucire di più o di meno, e naturalmente se avete fatto la stola più lunga, cioè il rettangolo più lungo, dovete andare a cucire di più. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.